Io mi scuso, non ho... sorry, I will speak much faster if I'm in English. I'm sorry I don't have any PowerPoints because I was ill and didn't know until yesterday evening if I'm going to come. So yeah, it was just like a little bit more, yeah. Si scusa per non avere la presentazione, ma era ammalato fino a ieri, infatti fino a stamattina non eravamo sicuri di averlo con noi, quindi è stata una cosa tutta molto all'ultimo minuto causa influenza. So thank you for the hospitality here, and also I wanted to say hi to everybody. Also from part of our National Federation of Organic Farmers, which I'm also a part of. Grazie per l'invito, ed è qui anche in rappresentanza della Federazione dei produttori biologici della Slovenia. So yeah, first I wanted to talk about a little bit about numbers because yeah, I know we're all passionate about those. Visto che abbiamo la passione dei numeri, anche lui comincia con 4 numeri. Yeah. So we have about 1,000 hectares of organic vineyards in Slovenia compared to, I don't know, in 2005, for example, there were 50 hectares. Adesso attualmente sono circa 1.000 ettari di vigneto biologico in Slovenia, e se pensano a quanto è cresciuto, c'erano 50 ettari nel 2005, nel 2005 c'erano più o meno 50 ettari. Yeah, and this is a little less than 2% of all the hectares of inorganic agriculture. In total or for vineyard? No, in total. In total. For organic agriculture. Yeah. Questo significa che hanno più o meno un po' meno del 2% della superficie in biologico sul totale della SAU. And this also means that of all the vineyards, this is about 6%. Invece per quanto riguarda la viticoltura siamo al 6% bio sul totale. Yeah. But also the quantity of hectares is reducing slowly because in 1990 there were like almost 25,000 hectares. Now there's 15,000 hectares, so it's going down. Ma sta diminuendo, c'erano quindi 25.000 ettari nel 2015, vitati nel 2015, adesso erano 25.000, adesso siamo a 15.000, adesso quindi c'è un calo. Yeah, but yes, organic is slowly growing, but in the last few years... Sorry, la superficie vitata, non bio. Mi ero sbagliata io, quindi c'è un calo della superficie vitata in Slovenia, non della superficie vitata bio. But in the last few years, the organic is slowing down a little. Anche il biologico sta un po' rallentando negli ultimi 2 anni. But yeah, in Slovenia we had a lot of very small farmers, so they practically are all finishing with their work because this is an older generation. C'è il problema anche lì del cambiamento generazionale, perché buona parte delle aziende slovene sono piccole aziende, spesso gestite a part-time e da persone che cominciano ad avere un'età per cui fra un po' ci sarà un cambio. Yeah. And the majority that are still continuing are very professional and like a larger volume, for Slovenia, larger volume. Quelli che stanno continuando sono le aziende un po' più grandi che lo fanno in maniera professionale. And also now we see also a generational, let's say, overlap, and it's going slowly to younger generation. And a lot of new owners, new generation are deciding to go organic and also biodynamic. So this is a really good sign for me. Una cosa positiva è che appunto c'è questo cambiamento generazionale in atto, c'è ancora una sovrapposizione tra quelli più vecchi e quelli che stanno entrando, però la cosa positiva è che molti di quelli nel momento del cambiamento generazionale, quando subentrano i giovani, quelli decidono di fare biologico. So they see a bigger, let's say, quality, better. Maybe also it's also a better chance at the market, but also it's a better quality of wine that is very interesting to them. Perché fanno biologico? Essenzialmente per la migliore qualità dell'uva e del vino. C'è anche chiaramente un fattore mercato, però il punto fondamentale è la qualità. And also, as other speakers told before, we also had a few very interesting years behind us, the last 3-4 years. Come è stato detto, insomma, gli ultimi 2-3 anni, 23-24, essenzialmente anni interessanti li ha definiti. The things that, let's say, the climate change is always about more extremization. So we have higher temperatures,
We have more hot and dry seasons. We have more rainy seasons. So everything is more up and down. Il cambiamento climatico in sintesi è estremi, tutto è più estremo, picchi di calore, piovosità o siccità, però insomma è tutto estremizzato. So for example, in 22 we had a very, very dry year. In 23 and 24 we had quite very, very rainy years. Quindi il 22 è stato molto secco e per contro il 23 e 24 è stato invece sono stati piovosissimi. So for us in our region, for example, it's very, if you survive May and June because of diseases, you are quite okay. So those two months are very, very, they already hot, but there's also a lot of rain because practically instead of April rain, we have now May rain. April is nice, May is rainy. So everything shifted and now it's the whole, this May and June is full of rain usually. Quello che sta succedendo con maggior frequenza è proprio uno spostamento della piovosità di aprile, va a maggio e praticamente maggio e giugno sono i 2 mesi caldi e piovosi e in buona sostanza se in viticoltura si riesce a passare senza troppi danni maggio e giugno più o meno te la sei portata a casa. So yeah, we saw quite a long time ago, about 2008, that the diseases, especially the downy mildew, started to be more hard, more resistant, yeah, it's we saw that we have to clean the leaves around the grapes even before they start to flower, especially with the varieties that are less resistant to them. È dal 2008 che notano una recrudescenza della peronospora molto più aggressiva, più difficile da contenere, quindi hanno modificato di conseguenza anche alcune tecniche agronomiche, per esempio pulire il grappolo, tirar via la vegetazione attorno al grappolo anche prima della fioritura, in modo da permettere all'aria di passare e quindi di asciugare. So also, of course, there is always new and new products that are coming to the market, so we also have constantly adapt. But it's really interesting because our memory in our family goes back to grandfather of my great-grandfather, who was there when these diseases came, and they were spraying a few times per year, up to 3 times. È interessante perché nella sua famiglia ha notato la storia di diverse generazioni fino al nonno di suo bisnonno, che praticamente è vissuto nel momento in cui la peronospora è arrivata. E quindi ci sono queste memorie di famiglia che raccontano di inizio dei trattamenti contro la peronospora e parlano di 3 trattamenti all'anno. And this was going on until the end of the Second World War, when the more harder chemicals started to become widely used. E questo è andato avanti fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando sono diventati disponibili sul mercato dei prodotti antiparassitari più potenti. And now, yeah, we see worse and worse problems. E adesso vediamo problemi sempre più gravi. Yeah, our government also takes organic farming as a little bit more risky than the conventional farming. So we have also, if we speak about Flavescens-Doré, we have a little bit more spraying. We have 3 times per year, and also just with pyrethrine. There is no other thing to spray. Altro problema è flavescenza dorata, una frase che ha detto prima che non ho tradotto è che anche a livello di governo, il loro governo sta considerando appunto il biologico come un po' più a rischio, per cui per esempio sulla flavescenza dorata ci sono 3 trattamenti obbligatori solo con il piretro, solo il piretro è riconosciuto. And it's very, very different responses. It depends a little bit more on the variety, if the variety is more resistant to this or not. So yeah, but there is like some points, focal points, but yeah, the whole organic sector has to spray 3 times. Comunque tutto il settore biologico deve fare 3 trattamenti col piretro, è obbligatorio. Ci sono chiaramente varietà più o meno resistenti, località e condizioni più o meno gravi, però tutti devono fare i 3 trattamenti. And yeah, maybe one of the problems that we face today is that the people drink less. Maybe they drink a little bit more high quality. This is okay, but they drink less. And there seems to be a lot of wine on the market in this moment. A livello mercato, è chiaro che la gente beve di meno, beve probabilmente qualità più elevata e questa è una cosa positiva. C'è tanto vino sul mercato attualmente. And yeah, maybe not to go any longer, I would only end with a thought of one of our
It was the first book in Slovenian language regarding viticulture. It was written in 1844 by a priest in our valley. Nel 1844 è stato pubblicato il primo libro sulla viticoltura in sloveno da un prelato nella vallata da cui proviene Klemen, e vorrei concludere questa presentazione con una frase da quel libro. And he already told that in regarding to planting the vineyards should be planted where nothing else grows. So not for the food, not for the fruits, but the vineyards were the third in line to be planted. Yeah. E la frase, se la traduco, perdonate, non sono un poeta, ma comunque diceva questo autore che la vigna deve essere piantata dove non cresce nient'altro. Prima viene la frutta, la verdura, tutto il resto, e solo come ultima scelta la vite, quindi tutti i terreni migliori vanno ad altre colture. Come? Come dicevano messa senza vino? Oh, c'era vino. C'era il vino, c'era. So in those times there were about 50,000 hectares before in Slovenia of vineyards before the phylloxera. Prima della fillossera c'erano 50.000 ettari di vigneto in Slovenia. Also our valley, for example, there was only 10% uncultivated. Now we are at 50% uncultivated. La valle da cui viene, che è la valle del Vipacco, Vipava, sì, era coltivata all'80%? 90% era coltivata, adesso è coltivata solo al 10%. Yeah. So yeah. Ok, Very grazie. short. Grazie Klemen.